Nel 1978 gli ingegneri BMW, durante probabilmente un Oktoberfest tra Bill e Krauty, si devono essere chiesti: ma perché dobbiamo avere moto da strada e moto da fuoristrada? Grande Strass. Suona bene. GS, chiamiamola GS. E dopo 20 mesi di gestazione uscì la prima GS della storia, quella che aprì le porte al concetto di viaggio e avventura. Ed eccola qua, la trisnonna della GS 1250, la vera GS R80G/S, primo boxer della BMW montato su una moto da fuoristrada con il cerchio da 21 pollici, motore da 797 cc, 2 valvole, 50 cavalli, i famosi carburatori Bing da 36. Ma lasciamo stare queste cose tecniche e noiose. Questa è la moto con cui partirei per il giro del mondo. Negli anni 80 la GS 800 è stata la prima ad avere col cerchio da 21 un motore molto grande, perché per noi degli anni 80, dico noi ma anche i nostri padri, la moto col 21 era monocilindrica e basta, fatta quasi esclusivamente per l'uso off-road, non certo una moto capace di vincere la Parigi-Dakar e di, con 2 borse originali, viaggiare e girare il mondo in coppia. Questo era il successo di questa moto. Probabilmente non ci credevano neanche gli ingegneri della BMW che questa moto potesse addirittura vincere numerosi premi di enduro, e in seguito alla Dakar con Gaston Rayet e Oriol. E infatti dall'84 all'87 produssero una versione chiamata Dakar con il serbatoio maggiorato e presero il povero Gaston Rayet e gli fecero firmare tutti i serbatoi per dedicargli la moto. Probabilmente lei ha aperto e spianato la strada al mondo fatto di maxi enduro, quelle che sono oggi poi le maxi enduro. Quindi ha aperto la strada alla Super Tenere, quindi col serbatoio grande, la carena grande, l'Africa Twin, ma ce ne sono moltissime. Lei è stata proprio non solo la trisnonna dell'attuale GS, ma anche quella che ha dato la direzione della moda degli anni 90 e 2000. Questo non si chiamava paralever come si chiama oggi, no? Ma si chiamava monolever. Monolever perché non ha lo snodo, è dritto, quindi dà la sensazione quando acceleri lei si alza. Questo è il Gabelstabi, si usavano specialmente in Germania nelle motociclette per tenere la moto più stabilizzata. Quindi ad esempio anche se l'Honda CB750 Ball Door si comprava il Gabelstabi, uno stabilizzatore a parte, un accessorio, e la moto era molto più stabile. Le borse, solo BMW all'epoca aveva pensato a questo, alla facilità, quindi comunque con semplicemente un aggancio qui sotto chiave si stacca la borsa così, olè, fine, e la borsa con la maniglia te la portavi in hotel. Guarda cosa abbiamo scoperto, questo non lo sapevamo, le pedane hanno la zigrinatura, quindi si allenta il bullone, la regoli come vuoi, bassa, alta, questo è meraviglioso. L'accensione era un electric starter che già all'epoca non era proprio una consuetudine, ma ha questa accensione a pedale, io non l'ho mai provata e ora in diretta la proviamo. Che spettacolo, io la amo. Non parte, però è bellissima. Questa è la cosa più meravigliosa del mondo. Nel 1987 esce dalla fabbrica di Monaco l'ultimo R80G/S della prima serie per dare spazio alla seconda serie, l'R100 GS, che differenzierà poco dalla versione precedente ma monterà un motore 1000, anche se comunque verrà venduto con la cilindrata 800 in un secondo modello. Arriverà nel 1998 per dare spazio alla futura 1100 GS, la più simile a quelle che conosciamo noi adesso con il telelever. Nel 1998 segna un record la R80 GS come bicilindrico più longevo mai prodotto dalla casa di Monaco. Questa invece che vediamo è la BMW GS R1100, presentata nel 1994 e prodotta dal 94 al 99. Primo GS con il telelever e motore a 4 valvole che arriverà fino alle porte del XXI secolo, affiancato ad un modello con motore 850. La versione del 1994, quindi la prima serie, ha il serbatoio in plastica ed è oggi molto ambita dai collezionisti.
Le successive serie hanno un cambiamento soltanto nel 99, quindi nel 99 esce una versione sempre 1100, sempre con il faro rettangolare ma con il cambio modificato, ahimè nota dolente delle versioni precedenti. Alle porte del XXI secolo la BMW 1100 GS lascia il posto alla 1150. Compare il primo faro asimmetrico e la prima versione Adventure. E siamo nel 1999, viene presentata la Ghisona, la GS 1150. Succede alla 1100 e succede con novità importanti, tra cui la più importante è l'adozione della sesta marcia nel motore. Poi, altra modifica molto importante è la prima con il faro asimmetrico, che fino ad oggi sarà un segno distintivo della serie BMW GS. Cosa cambia anche? Cambia che a questo modello, che è la standard 1150, viene successivamente affiancata dopo qualche anno, credo il 2003 se non erro, la mitica versione Adventure, oggi una delle GS più sopravvalutate del mercato usato. Una cosa pazzesca, siamo intorno agli 8.000 euro, 7, 8.000, 9.000 euro per i modelli più originali. Qual è la particolarità di quella moto? Sono le valigie della Touratech che venivano montate di serie, che sono considerate molto rare, rarissime. Quindi se trovate una 1150 Adventure mettetevela in garage ora, adesso. Cosa cambia anche nella 1100? Quindi il cardano, che ha un disegno diverso, questa moto prestata gentilmente dall'amico Falleri alla sella Touratech, ma se no in realtà è uguale alla 1100, il becco studiato proprio per il raffreddamento, per migliorare il raffreddamento dell'olio, perché questa moto è raffreddata aria-olio, e il famoso faro asimmetrico, eccolo qui, che dà inizio proprio alla serie infinita di GS e di modelli con il faro asimmetrico. Scusa, puoi farmi vedere com'è il faro asimmetrico? La 1150 è forse la più iconica di tutti i GS, probabilmente, e ci piace credere che sia così, grazie al viaggio Long Way Round che fecero Ewan McGregor e Charlie Burman, che circumnavigarono il mondo in sella alle loro due 1150. È il nuovo santo graal. E arriviamo alla mia, cioè il 1200 GS, che c'è anche questa in versione standard con i cerchi in lega e il serbatoio piccolo, e in versione Adventure. Possiamo dire che la tua è la GS più brutta di tutte? Come standard? Sì. Allora, come usciva di serie, anche a me non è mai piaciuta. Non la tua questa no, è già. Di serie non piace neanche a me, perché adesso la mia la vedete con i fianchettini opachi, gialla, che comunque è un giallo originale BMW. 6%. Ah, non è 6%? No, non è il Pantone, l'ha copiato la BMW al 6%. E i fianchetti erano grigio topo e comunque aveva un po' un look anni 90, anche se era una moto del 2005. Poi tu l'hai rifatta bella. Ora è un po' più decorosa. Poi, e quindi questa qui adesso la troviamo usata da cifre dai 4.000 ai 6.000, anche qualcosa di più a seconda se hanno borsa, accessori e quant'altro. Secondo me, posso fare una piccola parentesi? Secondo me in questo momento, per avvicinarsi al mondo GS, volendo spendere il meno possibile, questo è il miglior modello, perché è ottimo. E è un Euro 2, giusto? È già Euro 2, mi sembra. Mi sembra sia già un Euro 2. È un'ottima moto, un ottimo GS, e si trovano ancora questi a prezzi abbastanza abbordabili, ce ne sono tantissime. Quindi, e come potete vedere dal video che ho fatto, anche su 1100 abbiamo fatto 2 video di lavori, è una moto che si riesce a fare una manutenzione in casa con veramente 2 attrezzi. Ma veniamo, Marco, adesso alla GS Bialbero. Cioè, tu vai su un social, la GS Bialbero è considerato il santo graal, dopo il 1150 Adventure però, del GS, cioè il miglior GS di sempre è qui, giusto? Il miglior GS di sempre, sì. Quindi dal 2010 al 2012 GS Bialbero, quindi più coppia, più scorrevolezza al motore sotto coppia scorre meglio, insomma la leggenda dice che il fiorino che sta passando adesso passa apposta per rompere i coglioni a noi con i GS Bialbero. I fiorini li comprano per quello. Questi sono i due modelli. Differenze estetiche principali sono che la sella è più alta, se non erro. Cambia soltanto che i portapacchi nella versione Adventure sono tutti in acciaio inox come il portaborse, mentre invece nella versione standard il maniglione del passeggero molto alto, a differenza di questa che il maniglione del passeggero è in pari con la sella, infatti è più figo. Benissimo. E serbatoio più grande, raggiungiamo i 33 litri. 33 contro i 22, 23. Una roba del genere della versione standard. Scrivete nei commenti che non scrivete mai un cavo. Scrivete infamate Marco, no? Che sta sbagliando. Che non sai i dati, perché doveva dirli lui. Faretti da Fendinebbia che sono utilissimi per girare in al bar, intorno al bar quando esci, per far vedere che avete un GS, perché servono solo a quello. E comunque l'habitat naturale del GS rimane il bar.
Io non ho mai visto nessuno accendere i fari No. per un senso logico, No, cioè, che non abiti. siamo in Italia, non Padana, siamo, sì, vabbè. Il Il fiorino. Siamo nel paese Dei fiorini. Questa è cerchi a barbone, Questa cioè è cerchi in lega che sono da barbone. Cos'è vuol dire ESA? ESA sono Electronic Suspension Particular. Ah, no, ESA. ESA, ESA, Electric Suspension. No, sta zitto, dico io. Electronic Suspension Antani. Per il sud, perché Antani, dice al sud, Assorata. Tre cose idiote di queste moto. Parliamo del monoalbero e bialbero. La prima cosa idiota è il cavalletto. Il cavalletto laterale ha questa curva molto secca che la rende impossibile da tirare su. Adesso è praticamente dritta, ma la rende impossibile da tirare su. L'altra idiozia sono i comandi. Sì. Perché tutto il mondo mette le frecce con una bacchetta sopra, nella BMW hanno deciso di mettere la freccia a sinistra, indovinate la freccia a destra dov'è? A destra. Per spegnere a destra si schiaccia su, però per suonare il clacson a destra si schiaccia. Posso a sinistra aggiungere le si quattro frecce come si mettono? Ah già, le quattro Le frecce quattro è frecce si mettono complicato. premendo o pigiando, come si dice? Pigiando contemporaneamente i due tasti vedere? delle frecce. Fa vedere? Così. Esatto. Guarda là. Infatti visto, hai messo le quattro frecce. E poi si arriva alla massima espressione del GS, 1250, 136 cavalli, fasatura variabile, 250 kg, tutta l'elettronica possibile e immaginabile che BMW abbia concepito. Lei, la più bella, l'ultimo modello, fino ad oggi, perché Fino ad oggi perché sta per uscire il modello elettrico Chi te l'ha che detto a Ale te? sta aspettando da tanto no, io se fanno il modello elettrico giuro vendo GS elettrico, il GS elettrico. Sì. No, adesso uscirà il 1300 perché non gli bastava il 1250. Faranno Perché il 1250 è poco. È poco. 1300 fa cifra tonda, dai, fa cifra tonda. Cifra tonda. Sì. E questo qui che vedete adesso è il modello anniversario dei 40 anni. 40esimo e costa di più perché la vernice gialla. nera e gialla in BMW in Germania costa di più e quindi infatti costa di più anche questo. La domanda. non ha altre differenze, no? No, ti Non dico, ha altre se tu fossi ricco, sei ricco? la comprerei. La compreresti? Assolutamente Pure io, sì. diciamoci la verità. Però siccome siamo Assolutamente poveri, sì, perché l'ho guidata adesso 20 minuti in strada e devo dire che è inutile. Il GS ha questa ciclistica e questa facilità di guida che altre moto non riescono ad avere. Ovvio, nei limiti che poi ha la moto. Sarebbe da provare in fuoristrada perché in effetti non possiamo provarla perché sennò la nuova moto che ci ha gentilmente dato la motocicletta in prestito non vuole che andiamo in fuoristrada. Non No. capisco perché questa nasce per fare fuoristrada. No, Cosa vuol dire GS? nasce, Glab, nasce. Glabstrasse, che vuol dire? Glabstrasse, Gabelstrebi, Glabrostrasse. Glabrostrasse. Le strade senza peli sono. Però l'unica cosa, io non mi domando, io sai che avevo il 1200 Adventure, lo sai quello verde? Assolutamente. E mi sono sempre domandato, in tutta questa elettronica inutile che c'è, che a te tanto piace, a me no, perché c'è questo qui ancora a manovella? Dio che disagio. Cosa vogliamo dire sul finale della GS? Le abbiamo presentate tutte, le abbiamo viste tutte? Abbiamo visto l'R80, abbiamo visto i primi modelli 1100 e 1150, abbiamo visto i 1200 nostri Monoalbero, bialbero, Adventure, e siamo arrivati arrivare a 1250, quindi Bene. la storia della GS è ancora lunga. Ma la domanda in chiusura secondo me rimane una soltanto. Vai. Tu che stai guardando il video, ma per quale motivo ancora non hai un GS? E se ce l'hai perché ne hai solo uno? Boh, questa è la domanda. Ciao.